L'anno è il 212 d.C. Il marmo delle terme di Caracalla non brilla. È solo un sudario pallido che intrappola il vapore e i miasmi. Le mie mani, screpolate e segnate da piaghe che non rimarginano più, affondano nel sudiciume altrui. Questo non è un bagno. È un mausoleo di acqua stagnante, un colossale sepolcro dove l'élite di Roma viene a macerare nella propria putredine. L'acqua nella quale immergo lo strigile di bronzo è opaca, vischiosa. Non viene cambiata da settimane. Non è negligenza. È una scelta calcolata. Un brodo primordiale dove la civiltà si dissolve, lasciando affiorare una verità più antica e spaventosa. Ho imparato a non guardare troppo da vicino ciò che nuota sotto la superficie, forme informi che si contorcono in un lento balletto di decomposizione. I romani chiamano questo luogo l'apice della civiltà. Io, che raschio via lo strato di untume e scaglie di pelle dai dorsi di senatori che puzzano di decadenza, so che è una menzogna. È un perfetto, calcolato equilibrio tra l'ordine imposto dal marmo e la barbarie che fermenta sotto. È l'orrore che si cela dietro un sorriso di pietra. Prima di scendere con me nelle acque torbide di questa follia, sappiate che la storia che state per leggere non è una lezione, è un monito. I romani ci hanno lasciato leggi e archi di trionfo, ma ci hanno anche sussurrato, attraverso questa pestilenza di marmo, cosa accade quando la società decide di annegare la sua stessa sporcizia nella negazione. Per capire la vera natura di queste terme, bisogna abbandonare ogni idea di purificazione. Questi luoghi non sono bagni, sono un teatro della decadenza, dove la gerarchia sociale si sfalda insieme alla pelle, e l'unico vero commercio è lo scambio silenzioso di secrezioni e morbi. Il termae è una belva di pietra, un parassita che si nutre di sudore e apparenze. Le sue viscera, apoditerium, tepidarium, caldarium, sono un unico gigantesco intestino dove la società viene digerita. L'ingegneria che lo tiene in vita è impeccabile, un sistema circolatorio che pompa non sangue, ma un liquido amniotico corrotto. Qui, ricchi e poveri, seppur separati dal tempo, condividono lo stesso fango liquido. Il rituale è una litania perversa. Si inizia nell'apoditerium, una camera funeraria dove si depongono le vesti, la fragile corazza della civiltà, per consegnarle a uno schiavo i cui occhi brillano di un'avidità famelica. Poi la palestra. Non un luogo per il vigore, ma una fossa dove sudare e impastare il corpo con la polvere e il fetore, perché i romani credono che per essere puri si debba prima essere intrisi di ogni lordura. Poi arriva il tepidarium, l'anticamera dell'orrore. Qui schiavi dalle mani viscide spalmano olio rancido su corpi che fremono. Non è un unguento, è un primo, sottile strato di decomposizione. Con lo strigile poi raschiamo via non solo lo sporco, ma l'illusione stessa dell'igiene. Lunghe strisce di unta pelle morta si depositano sul pavimento, un tappeto di scorie umane che scricchiola sotto i piedi nudi. Il caldarium è il cuore pulsante di questa infezione. Un utero di pietra riscaldato da un ipocausto che ruggisce come una bestia sepolta. L'aria è una coltre di vapore tossico, carica dell'odore dolciastro di olio andato a male e di esseri umani ridotti alla loro essenza più viscida. È qui che la traspirazione diventa un supplizio e la pelle, porosa e indifesa, assorbe ogni miasma. Ma il vero abisso si spalanca nelle piscine. Bacini maestosi, sì, ma le cui acque sono un cimitero liquido. L'acqua non circola, marcisce. È un brodo di coltura dove ogni bagnante deposita il suo tributo biologico. Terra di strada, feci animali, pus e il semplice banale sudiciume della vita urbana. La temperatura, calda come una febbre, è l'incubatrice perfetta per cose che non hanno nome. La minzione nelle vasche non è un atto di inciviltà, ma un sacramento. L'ammoniaca nell'urina è vista come un purificatore, un disinfettante in un mondo senza germi. È l'ossimoro definitivo. Profanare per purificare. E mentre i letterati come Marziale si lamentano del fastidio, la pratica prosegue, immutabile, perché è il sintomo di una malattia più profonda. L'incapacità di vedere il male,
finché non ne assumi il sapore. La defecazione, sebbene ufficialmente proibita, è un fantasma che abita questi luoghi. I reperti archeologici dai condotti di Scolo, Bath, Pompei, parlano una lingua chiara. Vermi, uova di parassiti, materia fecale. La prova che quando le pareti sono di marmo, anche l'abisso può sembrare civile. Gli strumenti di questa damnatio sono condivisi. Lo strigile che ha grattato via le piaghe purulente di un lebbroso viene passato, con un rapido gesto, sulla schiena di un magistrato. L'olio, raccolto e riutilizzato, diventa un concentrato di ogni patologia cutanea. Gli asciugamani, tessuti umidi e mai veramente puliti, sono lenzuoli funebri che trasferiscono milioni di vite invisibili da una pelle all'altra. Le malattie si diffondono come un respiro. Tigna, scabbia, infezioni fungine. E poi le minacce più subdole, la tisi che vola nell'aria viziata del caldarium, le febbri tifoidee che si insinuano con una singola goccia d'acqua ingoiata per sbaglio. I bambini, i cui piccoli corpi sono più vulnerabili, nuotano in questo brodo. E forse è qui che l'impero semina i suoi stessi becchini. Noi, gli schiavi del bagno, siamo i custodi di questo inferno. Trascorriamo le nostre esistenze in questo pantanno caldo, respirando l'effluvio di centinaia di corpi, maneggiando i loro scarti, raschiando via la loro corruzione. Siamo i fantasmi di questa opulenza, condannati a un'esistenza che è essa stessa una lenta malattia. La nostra mortalità è un segreto che le iscrizioni non riporteranno mai. I tentativi di pulizia sono una farsa macabra. Retini che raccolgono i detriti più grossolani, lasciando intatta la morte invisibile. Lo svuotamento periodico delle vasche è solo un breve respiro prima che l'infezione si ristabilisca, più forte di prima. Aggiungono zolfo e minerali, credendo di domare un demone con un profumo. L'economia stessa è complice. L'acqua e il combustibile costano, e il prezzo d'ingresso è una miseria. È una corsa verso il fondo, una tragedia dei commons in toga. Nessun gestore può permettersi di essere più pulito, perché la pulizia è un lusso che la folla non pagherebbe. La salute collettiva viene sacrificata sull'altare del profitto e della convenienza sociale. Le terme di Caracalla sono un gigante malato, un corpo magnifico divorato da un cancro che non vede. L'ingegneria più sublime dell'antichità è stata messa al servizio della più profonda ignoranza. Hanno costruito un paradiso di pietra solo per scoprire di aver inventato una nuova forma di inferno. Mentre osservo l'ultimo senatore uscire, la sua silhouette che si dissolve nel vapore come un fantasma, so che domani sarà la stessa litania. Raschierò, ungerò, assisterò. I romani credevano di aver domato la natura con l'architettura. Non si rendevano conto di aver solo costruito una gabbia più elegante per la loro stessa putrefazione. Queste terme non sono un trionfo della civiltà, sono il suo autoritratto più sincero e spaventoso, un sorriso di marmo su un volto che sta già marcendo.